Bentornati a tutti su BMake Electronics, io sono Marco e oggi in questo video andiamo a parlare di un componente davvero affascinante nella storia dell'informatica, la EEPROM. Quello che vedete qui è un M2764A, è una memoria utilizzata in moltissimi computer e sistemi elettronici vintage. Ma EEPROM che vuol dire? In inglese sarebbe Erasable Programmable Ready Only Memory, cioè una memoria programmabile che può essere cancellata e riscritta. La cosa particolare di questa EEPROM, ve la faccio vedere, è questa finestrella dove per cancellare il programma memorizzato bisogna utilizzare dei raggi UV per cancellare la memoria e i dati contenuti nella EEPROM. Poi andremo a vedere come si fa. Dentro questa EEPROM non vengono salvate né numeri né lettere, ma solo valori 0 e 1. Ok, andiamo sul banco, quindi sul quaderno, e vi spiego meglio come funziona il 0 e 1 e il codice ASCII. I computer e i microprocessori, le memorie, alla fine lavorano utilizzando solamente 0 e 1, cioè due stati, oppure off e on. Questo perché per l'elettronica è molto semplice distinguere due livelli, come se 0 è uguale a 0 volt e 1 è uguale a 5 volt. Quindi dentro una EEPROM, una memoria come la EEPROM, non vengono salvate direttamente lettere o parole, ma sequenze di bit 0 e 1. Il bit è la più piccola informazione possibile. Abbiamo 0, 0 oppure 1. Mettendo insieme 8 bit otteniamo un byte. Per esempio 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sono 8 bit perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e questo formula un byte. Quindi un byte è formato da 8 bit. Ogni posizione ha un valore. La prima posizione ha valore 1, dopo 2, dopo 4, dopo 8, 16, 32, 64 e 128. Se sommiamo i bit attivi, quindi qua sono tutti a 0, solo quelli a 1, abbiamo il primo, cominciamo da qua, 0, 64 più 000, 1, quindi più 1, quindi abbiamo 65. E qui entra in gioco l'ASCII. L'ASCII è una tabella standard che associa numeri e caratteri. Ve lo metto a schermo. Come vedete, 65 corrisponde alla lettera A. Questo naturalmente è 65 in decimale. Possiamo rappresentare anche il numero, quindi, scusate, la lettera A in esadecimale. Quindi al posto di 65, aspettate che mi sposto, prendiamo il byte di esempio, quindi 0100, qua lasciamo uno spazio e facciamo 0001. Quindi qua troviamo 1, 2, 4, qua sarebbe 8, e qua troviamo 1, 2, 4, 8, 1. Quindi questo 01000001 ci dà 41 in esadecimale, che corrisponde alla lettera A sul codice ASCII, quindi in esadecimale. Facciamo un altro esempio.
aspettate che sposto, mettiamo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. In esadecimale dividiamo, quindi qua troviamo 1, 0, troviamo 1, 0 più 8, quindi troviamo 9. Invece qua troviamo 0, 0, 1, 0, troviamo direttamente 4, quindi corrisponde a 49 esadecimale. In codice ASCII corrisponde alla lettera E. Quindi il binario è come lavora il computer, ma nel modo più semplice per leggerlo è l'esadecimale. Quindi possiamo scrivere, facciamo un esempio, la lettera A decimale corrisponde al 65, 64 più 1. X corrisponde in esadecimale, corrisponde a 41. Poi troviamo bin che corrisponde a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, che sarebbe il binario, il linguaggio del computer. Dopo questa spiegazione, purtroppo dovuta, adesso andiamo a cancellare, a leggere dentro una EEPROM e andremo a visualizzare il contenuto utilizzando su un Arduino, quindi una seriale di Arduino. Allora, per prima cosa mettiamo la nostra EEPROM sul programmatore e andiamo a leggere il suo contenuto. Per fare questo utilizzerò il mio T48, che è un programmatore universale, EEPROM, flash, microcontrollori, eccetera. La cosa interessante di questo T48 è che non solo riesce a leggere il contenuto della memoria, ma anche a generare le tensioni particolari necessarie per programmare le vecchie EEPROM. Infatti memorie come il 2764 non possono essere programmate direttamente con Arduino perché durante la scrittura richiedono tensioni più alte rispetto ai normali 5 volt. Apriamo XG Pro, che è il nostro programma per leggere la nostra EEPROM. Andiamo a leggere questa qui. Questa che ho è un D2764A. Andiamo sul programma e scriviamo D2764 DIP28, selezioniamo, andiamo a inserirlo sul programmatore come figura, vedete la figura, facciamo read, vedete la linguetta per alzare e chiudere i contatti, per bloccare il chip sta qui, quindi il punto di riferimento qua. Andiamo a chiudere, facciamo read. Ok, ha letto con successo, facciamo back. Questo è tutto il suo contenuto. Adesso dobbiamo cancellare la memoria, quindi la EEPROM, usando dei raggi ultravioletti. Vi faccio vedere come fare. Togliamo la nostra EEPROM, mettiamolo qui e gli diamo una bella pulita con cotton fioc, un po' di alcol isopropilico, così da avere tutto il di sopra bello pulito. Guardate qua, sono componenti che ho recuperato a una fiera dell'elettronica, quindi non so a cosa serve, devo dire che è molto sporco.
guardate qua, ok. Per cancellare userò questa EEPROM Eraser. Apriamo uno scomparto, inseriamo il nostro chip, chiudiamo, impostiamo, dovrebbe essere 10-20 minuti, mettiamo 20 minuti e accendiamo. Vi faccio vedere che c'è una luce ultravioletta. Ok, lasciamo stare per 20 minuti e vediamo se ha cancellato. Passato 20 minuti spegniamo, prendiamo l'EEPROM e andiamo a vedere se è vuoto. Andiamo a inserirlo sul programmatore rispettando la piedinatura, blocchiamo e apriamo il programma. Ok, facciamo read, è rimasto selezionato, facciamo read, quindi leggi, ok, sì, ok, vedete, troviamo tutti FFFF, quindi la EEPROM è stata cancellata fino in fondo. Adesso andiamo a inserire dei numeri in decimale che corrisponde al codice ASCII a delle lettere. Allora, ho messo il 43 e vediamo qua ASCII con la scritta C. Andrò a inserire ciao Marco, ho scritto ciao, 20 lo spazio, 4D 41 52 43 4F. Vediamo ciao Marco e andiamo a programmare il nostro chip. Ok, programmato. Facciamo read. Ok, come vedete ha memorizzato i valori con la scritta ciao Marco. Inseriamo un pezzo di nastro sulla finestrella così da proteggere da eventuali cancellazioni. Adesso andrò a realizzare questo circuito con un Arduino Mega per leggere gli indirizzi della EEPROM, così da avere sulla seriale di Arduino il codice ASCII che ho scritto sulla EEPROM. Ok, andiamo sul tavolo e vi faccio vedere già montato tutto il circuito. Questo è tutto il circuito collegato da Arduino Mega. Ho utilizzato Arduino Mega perché ha molti pin in più. Arduino invia degli indirizzi memoria attraverso il bus indirizzi, mentre la EEPROM restituisce i dati sul bus dati. Successivamente Arduino legge questi byte e li interpreta come codice ASCII e li converte e li andremo a leggere sulla seriale. Ok, inseriamo, stare attenti senza far scollegare nulla. Riesco a metterlo. Ok, blocchiamo e colleghiamo il nostro Arduino. Ho aperto l'IDE di Arduino, questo è tutto il codice, poi ve lo lascio in descrizione. Selezioniamo Arduino Mega 2560 COM11 e mandiamo, attendiamo, compilazione completata, proviamo a aprire la seriale. Sì, è andato. Troviamo ciao Marco e gli altri indirizzi vuoto.
premo il pulsante reset, cancello, aspettate che zoom, premo il pulsante reset, non ve lo faccio vedere, su Arduino, quindi riparte, lettura EEPROM, ciao Marco. Siamo partiti da una EEPROM UV, l'abbiamo letta, l'abbiamo cancellata, l'abbiamo scritta e l'abbiamo riletta con Arduino Mega. Arduino ha inviato gli indirizzi alla memoria, la EEPROM ha restituito i byte memorizzati e il computer li ha convertiti nuovamente in caratteri leggibili. Ed è davvero interessante che alla base di tutto c'è solo un 0 e 1. Con gli stessi principi di funzionamento funzionano i vecchi computer anni 80, i processori moderni, gli smartphone e persino i server dove gira l'intelligenza artificiale. Ok, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima.